4 ragazzini si stanno divertendo ad un gioco di ruolo. Ad un certo punto la mamma entra e dice che è ora di cena, quindi occorre andare a casa. Gli amici si salutano e uno di loro prende la bicicletta e si avvia verso un boschetto. Sa che non deve passare di lì perché quel posto è pericoloso, ma è una scorciatoia e potrebbe arrivare a casa in tempo. Purtroppo non arriverà mai a casa. In compenso compare una bambina, rasata di capelli, con poteri telecinetici e che risponde al nome di 11. Sicuramente molti di voi avranno riconosciuto la prima puntata della serie di Netflix Stranger Things. Cosa c'entra Stranger Things col progetto Montauk? Andiamo insieme a scoprirlo. E se Stranger Things non fosse una storia inventata, se non fosse una scenografia? Forse non tutti sanno che il titolo originale della serie doveva essere Montauk, ma la Netflix fece cambiare idea ai creatori del progetto e si pilotarono sopra il più comune titolo Stranger Things. Il progetto Montauk si riferisce ad una presunta serie di esperimenti fatti dal governo americano con lo scopo di sviluppare tecnologie e procedure di guerra psicologica. A causa però della mancanza di prove, questo progetto viene considerato pura leggenda. Sembra sia stato attuato in quella che era un'ex base militare, Camp Hero, che si trova a Montauk, sull'isola di Long Island. Il progetto Montauk nasce da una leggenda più vecchia, quello che viene ricordato come il progetto Philadelphia, avvenuto il 28 ottobre del 1943. In quella data, alle 17:15, il cacciatorpediniere USS Eldridge, che si trovava ormeggiato nel porto di Filadelfia, scompare per poi riapparire a Norfolk in Virginia e poi ritornare al porto di Filadelfia. Ora, si pensa che in quel periodo, e anzi è certo che in quel periodo, venissero fatti delle sperimentazioni e venivano utilizzate delle tecnologie per smagnetizzare le navi in acciaio, proprio per renderle in un certo senso invisibili ai radar, ma anche ai siluri, alle mine. Ma mai si era parlato di invisibilità ottica. Ciò nonostante, c'è chi sostiene che esperimenti venissero fatti ugualmente, soprattutto nell'ambito dello spazio-tempo, e quindi si era pensato che il cacciatorpediniere fosse stato oggetto di una sorta di esperimento di teletrasporto, finito male, perché molti marinai sarebbero scomparsi o addirittura morti in condizioni atroci, fusi con il metallo della nave. Nel corso degli anni l'idea che non fosse una pura leggenda prese sempre più piede e si cominciarono a vedere sotto un'altra ottica anche
altri esperimenti avvenuti in passato. In particolare, negli anni 30, Albert Einstein, Nikola Tesla e John Van Neumann avrebbero partecipato e condotto degli esperimenti sulla invisibilità per permettere all'esercito degli Stati Uniti di raggiungere delle tecnologie sempre più avanzate. Ma tali esperimenti avrebbero, costituito una minaccia per i soggetti coinvolti. Così che cosa successe? Successe che il governo spinse per costruire un nuovo campo di ricerca a Camp Hero, nella base aerea abbandonata di Montauk, dove si trova un'enorme antenna radar che emetteva frequenze tra i 400 e i 425 MHz, guarda caso le stesse frequenze che potrebbero interferire con la mente umana. Nel 1972 il campo fu pronto per la sua apertura e per iniziare questi nuovi esperimenti e approfondimenti per migliorare le tecnologie dell'esercito americano e per approfondire quelle che erano le sperimentazioni dell'esperimento Philadelphia. Nasce il progetto Montauk. In teoria, tutto ciò che si sa del progetto Montauk è grazie a Preston Nichols, che nel 1988 pubblica un libro dove spiega quelli che sono i dettagli di tutti gli esperimenti avvenuti tra gli anni 70 e gli anni 80. Lui stesso dichiara di esserne stato testimone e che nonostante sia stato oggetto di un lavaggio del cervello, abbia poi ricordato molte delle cose che erano successe. Il libro di Preston Nichols venne accolto come un normale libro di fantascienza, dove però venivano descritti i punti salienti di tutti questi esperimenti, e cioè nei dintorni della base molti senza tetto sparivano e venivano sottoposti ad alti livelli di radiazione e alcuni di questi morivano. Le capacità psichiche delle cavie umane venivano aumentate di tantissimo, al punto da poter addirittura materializzare degli oggetti. Fu creato una sorta di portale interdimensionale attraverso il quale addirittura sarebbe passata una creatura mostruosa che avrebbe distrutto le strumentazioni dei laboratori. Addirittura alcuni ragazzini del posto di Long Island sarebbero scomparsi per essere sottoposti a esperimenti di controllo mentale. E ancora una volta questi punti ci riportano a Stranger Things. Nichols difese a spada tratta la veridicità del suo libro, ma in realtà sembrerebbe pura finzione. Tuttavia, se il progetto Montauk è diventato una leggenda, un motivo ci deve essere, e questo motivo è un collegamento con qualcosa che veramente, realmente è accaduto, e oserei dire purtroppo, e cioè quella serie di esperimenti inumani che portano il nome di progetto MK Ultra, di cui si fa cenno sempre nella serie Stranger Things. È stato un momento, atroce di quello che è stato il governo americano, portato avanti dalla CIA negli anni 50 e 60, dove venivano utilizzate droghe di ogni tipo per controllare la mente degli uomini, per farli confessare. Fu un vero disastro sia dal punto di vista etico che dal punto di vista scientifico, al punto che il progetto MK Ultra fu messo in discussione. Non poteva essere vera una tale atrocità. Quando però saltarono fuori le prove che questi esperimenti erano stati fatti realmente, la cosa provocò un'indignazione totale, al punto che gli altri esperimenti vennero ritenuti reali, e tra questi
il progetto Montauk. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non vi siete ancora iscritti fatelo, parlate di noi nel bene o nel male. Ciao!